Ciao a tutti, amici dello Scorpione. Benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Scorpione, tendenze energetiche generali. Grazie per la seconda parte di gennaio. Abbiamo la carta della stella, amici dello Scorpione, nuovi obiettivi, nuovi orizzonti, idee. Quando c'è la carta della stella si parla anche di canalizzazioni, si parla anche di sogni e si parla anche di guarigione. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete semplicemente quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare anche l'ascendente, il segno lunare o Venere. Se non sapete come unire il messaggio di più oroscopi, sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega come fare e sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi e altri link a video e playlist che potrebbero interessarvi. Allora, cominciamo con la carta del mondo, la temperanza, un 3 di pentacoli, un 7 di coppe, un 2 di bastoni e vediamo poi che altre carte ci danno. La carta del diavolo al contrario. Diciamo che iniziando con questo mondo, la sensazione che ho è che arriviate dal compimento di un ciclo, da magari un inizio già di un ciclo nuovo. C'è una questione che è arrivata a completamento, è arrivata a conclusione e con la carta della temperanza qui, ripeto, ho la sensazione che siate in una fase di processo di guarigione. Per qualcuno si è proprio alla fine di un ciclo di guarigione. Il 3 di Pentacoli è una carta che normalmente parla di collaborazioni, quindi ho come l'idea che qualche cosa qui stia nascendo, qualche tipo di nuova speranza, ok? Proprio perché si è già compiuto un certo tipo di percorso e si è più in equilibrio in questo momento con la carta dell'alchimista. L'alchimista è la temperanza, in questo mazzo viene chiamato l'alchimista. Abbiamo anche poi un 7 di coppe e per certi versi può far riferimento a delle possibilità che andrete a considerare o come la sensazione che vi si apriranno un sacco di possibilità e saranno talmente tante che dovete un attimo valutare con attenzione, come vi dice questo 2 di bastoni. Il consiglio che vi vogliono dare le carte con il diavolo al contrario e l'otto di coppe è di ascoltare voi stessi, ascoltarvi dentro, trovare quella sorta di canale di comunicazione con il vostro sé superiore. Perché quando c'è comunque la carta del diavolo si parla di un forte condizionamento mentale, mentre qui c'è bisogno invece di fare una ricerca di tipo interiore. Vi ricordo che l'otto di coppe è l'arcano minore dell'eremita. Ok, andiamo a vedere carta per carta, vediamo che altro riesco a dirvi. Intanto voglio dirvi che c'è una promozione in atto fino al 31 gennaio del 2023. È una lettura in particolare e se volete sapere qual è, potete ascoltare l'oroscopo dell'inverno perché lì lo dico. Lo trovate comunque nella playlist del canale. Andiamo a vedere il mondo. Abbiamo la carta degli amanti, un 5 di coppe e un 5 di pentacoli. Allora, io qui ho la sensazione che quello che si sia guarito sia una questione inerente o all'amor proprio, avendo comunque gli amanti al contrario, o inerente ad una relazione. Ci sono i due 5 che parlano di perdita, entrambe. Può essere che ci sia stata una sorta di rottura, magari anche di un contratto, non necessariamente deve essere. È una relazione, che sia lavorativa, che sia con voi stessi, che sia con un amico, un'amica, familiare, è comunque una relazione che vi ha creato questo tipo di perdita. Mm?
È una questione che può essersi arrivata alla fine avendo la carta del mondo, o può semplicemente essere che il tipo di discussione che si è creata e che ha creato la rottura sia arrivato ad un compimento, sia arrivato come ad una soluzione, diciamo. Vediamo la carta della temperanza. Quante carte sono uscite. Abbiamo il matto, 4 di spade, che lo sento collegato con la carta della temperanza qua sopra, 6 di pentacoli al contrario, 6 di bastoni al contrario, regina di spade al contrario e 4 di bastoni al contrario. Ho la sensazione che dobbiate rimettervi in equilibrio proprio tra quello che è il lato, se vogliamo, un po' mentale e un po' pratico della vita e il lato emotivo. Quando c'è la carta della stella, io ho come la sensazione che, perché se ci fate caso la figura è rappresentata con le due mani che danno, ho come la sensazione che qui ci sia qualcuno che stia dando un po' troppo, c'è anche 6 di pentacoli al contrario, ed è per quello che siete in fase di riequilibrio. Io credo che qui ci sia un lavoro per quello che riguarda il bambino interiore, anche il mondo fa riferimento al bambino interiore, e che ci sia una sorta di distacco in questa prima parte della lettura, quindi diciamo verso la terza settimana di gennaio, da quello che potrebbero pensare gli altri, dal tipo di relazioni che avete magari instaurato, dal tipo di contratti, di accordi, di equilibri che si sono instaurati fino adesso, essendo questa seconda parte, diciamo così al contrario, è come se ridettaste voi certe regole. Andiamo avanti, vediamo il 3 di pentacoli. Abbiamo un 3 di coppe, una carta dell'appeso e il 9 di spade. Sì, secondo me, di nuovo, è un rivalutare la questione, rivalutare gli equilibri. C'è voglia di espansione, c'è voglia di collaborazione, anche sento. Per qualcuno si tratta proprio di una casa, nel senso che magari ehm, c'è l'idea di andare a vivere insieme. Quello che sento che siete voi che tirate indietro, sostanzialmente, perché c'è questa fase, scusate, questa carta di appeso che dice che siete in una fase un po' di studio, di analisi, e il 9 di spade mi dice che avete anche paura di rivivere probabilmente certe emozioni del passato che vi hanno fatto star male, e qui le vediamo. Andiamo a vedere il 7 di coppe. Abbiamo la carta del mago, abbiamo un 3 di bastoni al contrario, un re di spade al contrario e il papa al contrario. Guardate, ho tanto forte quest'idea che siate condizionati, perché il mago è un 1, è una carta di inizio, di qualcuno che vorrebbe fare, però poi le altre carte che mi parlano di espansione, di logica, di pianificazione, di ufficializzazione, sono tutte al contrario. Quindi in realtà è come se non vi sentiste all'altezza o una di queste possibilità, o non riusciste a inquadrare che tipo di possibilità è la migliore. Difatti siete in una fase, diciamo verso la fine di gennaio, pensierosa, anche qui lo vediamo. Però attenzione, perché quando c'è il diavolo al contrario, c'è il re di spade al contrario, regina di spade al contrario, per qualcuno potrebbero essere o dei capi o degli educatori, dei genitori anche, c'è una forte tendenza al controllo. O nel senso che voi siete controllati o nel senso che voi tendete a controllare qualcuno. Andiamo a vedere il 2 di bastoni. Asso di bastoni e regina di coppa al contrario. È come se si prospettasse una nuova passione, una nuova idea, magari è proprio una nuova collaborazione, una nuova speranza, come vi dicevo prima, ma c'è qualche cosa che a livello emotivo ancora non avete elaborato con questa regina di coppe, vi porta un po' fuori strada. Andiamo a vedere il diavolo. Vedo tanta indecisione, ci sono tante possibilità e fate attenzione perché quando ci sono queste tre carte e il sette di coppe potrebbero essere illusioni.
Adesso voi la luna non ce l'avete ancora, non so se uscirà, però ho come la sensazione che potrebbero essere delle proiezioni, ok? Delle proiezioni dovute a questo tipo di condizionamento mentale che vedevo qui. Per qualcuno ho come la sensazione che stiate aspettando l'aiuto da parte di qualcuno. Infatti, guardate. Ed è uscito l'eremita, che è la stessa energia dell'otto di coppe. Qui le carte vi dicono di andare per la vostra strada, di non aspettarvi aiuti dall'esterno. La carta del 7 di denari in realtà è una carta positiva perché dice che è già stato fatto un lavoro e si tratta solo di aspettare per raggiungere i risultati, per vedere i frutti, insomma. Però è una questione che dovete affrontare da soli. Andiamo a vedere anche l'otto di coppe. La torre. Guardate, se fa riferimento a una casa, ho come la sensazione che qui ci si debba togliere dalla testa certe idee per non cadere in illusioni o in condizionamenti inutili. Perché la torre è la caduta delle certezze. E il 5, ecco, mancava all'appello, ragazzi. Il 5 di spade al contrario, insieme alle figure, insieme al diavolo, è una carta che parla di manipolazione, ok? E qui c'è, guardate, in realtà, nonostante il movimento sia impegnativo, però vedo l'illuminazione di cui parlavo con la stella, quell'idea, quella speranza. Perché? Perché ve ne renderete conto. Con la carta dell'eremita e l'otto di coppe vi renderete conto di quali sono state le manipolazioni, di che cosa viene detto o vi viene detto per farvi reagire in un certo modo. Credo che sarà per qualcuno una bella presa di consapevolezza, devo dire, e qui vi allontanerete come se ci fosse una sorta di liberazione, ok? Il punto è sganciarsi dal bisogno di ottenere certe cose per sentirsi riconosciuti. Ho questa sensazione. Scrivetemi poi nei commenti se vi risuona e potrebbe essere avere una casa, ipotesi fatta in un certo modo o grande in un certo modo, piuttosto che quando ci si convince che quando si avrà una famiglia si sarà felici, ok? Tipo queste proiezioni qui intendo. Andiamo a vedere conosco cos'altro riesco a dirvi. Successo, ed è un 6 di bastoni che avevate qui e io lo metterei in una di queste coppe. Gravame, le aspettative degli altri, integrazione, che è la carta della temperanza, ve la metto qui, volgersi all'interno, che è un 4 di coppe che avevate qui, la pazienza, che è un 7 di denari che avevate qui, il matto che avevate qui, proiezioni, che è un 7 di coppe. Beh, direi che le avete tutte. 6 di spade manca. 6 di spade non ce l'avete, che è l'unica che manca, ma le altre sono tutte carte ripetute. Allora, come vi dicevo, le proiezioni. Qui si tratta di integrare le proiezioni, ok? E soprattutto quando parlo di proiezioni e vedo questa carta che qui viene intesa come le aspettative degli altri, fate attenzione a quali sono le vostre aspettative e quali invece gli altri vi instillano, ma in realtà sono loro. Il volgersi all'interno parla proprio di quello, di ascoltarsi, di aver pazienza, di prendersi il tempo per rivivere, risvegliare, ascoltare e sentire il proprio bambino interiore. C'è bisogno un po' di guardate, la carta della stella io la sento anche molto collegata con le meditazioni, perché la meditazione vi dà la possibilità di creare una sorta di spazio tra un pensiero e l'altro, dove arriva la canalizzazione dall'alto, arriva la soluzione o la risposta alla domanda che si ha in quel particolare momento di vita. E se ci fate caso, anche questa figura è, diciamo, in posizione di meditazione. Anche questa quasi quasi.
Questa carta in questo mazzo, allora qui è inteso come l'attendere che i frutti maturino. Qui ha un senso di attesa molto più, diciamo, delimitato nel tempo, nel senso che parla, è rappresentata come una donna incinta e quindi parla di un'attesa di 9 mesi. Quindi è un ciclo. Se ci fate caso, ci sono le varie fasi lunari della luna, quindi è un po' come se ci fosse un tempo per ogni cosa, ok? Ma prenderete consapevolezza. Guardate, è una lettura davvero bella, amici dello Scorpione. Andiamo a vedere un ultimo messaggio, giusto per darvi qualche pensiero in più, qualche spunto di pensiero in più. Ecco, 3. Allora, perché mi è difficile vivere nella gioia? Interessante, ci sono certe persone che hanno talmente integrato, talmente normalizzato la sofferenza nella loro vita che quando arriva la gioia non la sanno gestire. Perché mi è difficile accettare qualcun altro? Anche qui normalmente è perché si hanno... guardate, qui può essere molto utile la legge dello specchio. Cioè, quando c'è qualche cosa negli altri che noi critichiamo, che noi giudichiamo, che non accettiamo, è perché quella stessa cosa dentro noi stessi non l'abbiamo elaborata. Quindi questa è molto interessante. E poi abbiamo perché mi è difficile passare all'azione. E in effetti vedo che questo asso di bastoni, che è proprio la carta che parla di azione, è girato al contrario. Chiedetevi che cosa vi manca, cosa state aspettando, che tipo di condizionamento avete che non vi porta a fare il percorso da soli. Perché comunque avete la carta dell'eremita. L'eremita è comunque un'energia di una persona saggia che ha tutte le risorse e le conoscenze per affrontare il proprio viaggio da solo. Amici dello Scorpione, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Se volete supportare il mio canale potete sempre mettere like, iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto per me è molto importante e di fatto ringrazio chi lo fa già da tempo e continua a farlo. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!